Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. La mucca viola di Seth Godin è un'opera fondamentale nel panorama del marketing moderno e del branding. In un mondo sempre più omogeneo, dove i consumatori sono sopraffatti da un'infinità di scelte e offerte, Godin ci invita a distinguere il nostro prodotto o servizio dalla massa. La metafora della mucca viola è potente. Mentre una mucca normale può attirare l'attenzione solo per un momento, una mucca viola si fa notare immediatamente, creando curiosità e interesse. Questo libro esplora strategie innovative che ci permettono di emergere in un mercato saturo e di guadagnare una posizione di vantaggio. L'autore non solo ci sfida a pensare fuori dagli schemi, ma anche a capire l'importanza di abbracciare il rischio e l'originalità nel nostro approccio al marketing. Leggendo La mucca viola, ci immergeremo in un viaggio che trasforma il nostro modo di percepire il marketing e la creatività e ci offre gli strumenti necessari per creare qualcosa di veramente unico e memorabile. Questo libro è un invito a rompere le convenzioni e a trovare il nostro colore distintivo, che ci renderà non solo notabili, ma anche indimenticabili. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'importanza della differenziazione. Nel panorama competitivo odierno, la differenziazione rappresenta una delle chiavi principali per il successo. Godin sottolinea che per attirare l'attenzione dei consumatori è necessario contraddistinguersi da ciò che offre il mercato. Questo significa non solo migliorare il prodotto stesso, ma anche comprendere a fondo le esigenze e i desideri del pubblico. La differenziazione può manifestarsi in diversi modi, attraverso l'innovazione nei prodotti, la qualità del servizio o anche l'immagine e la narrazione che circondano il brand. In questo contesto, Godin invita i lettori a non temere di uscire dagli schemi e a cercare modi per rendere il prodotto o il servizio memorabile. Inoltre, una strategia di marketing efficace non si limita a promuovere un prodotto di qualità, ma mette in evidenza la sua unicità, in modo che i consumatori possano percepirlo come un'opzione imperdibile. In questo modo si favorisce una connessione emotiva con il pubblico, che è fondamentale in un'era dove la scelta abbonda e il fattore prezzo non è l'unico elemento decisivo. Secondo, creare esperienze memorabili. Godin enfatizza anche l'importanza di creare esperienze memorabili per i consumatori. In un mondo in cui i prodotti possono sembrare simili, la creazione di esperienze uniche può essere ciò che fa la differenza tra un marchio che prospera e uno che scompare. L'esperienza del cliente non si riferisce solo all'acquisto, ma a tutto il viaggio che una persona compie con un brand, dall'interazione iniziale alla post-vendita. Ogni punto di contatto rappresenta un'opportunità per sorprendere e deliziare il cliente. Il libro fornisce diversi esempi di brand che hanno saputo eccellere in questo campo, adottando pratiche innovative che crescono e si espandono oltre il prodotto in sé. Creare esperienze memorabili significa anche ascoltare e adattarsi alle esigenze del pubblico, ascoltare le recensioni e lavorare per migliorare costantemente. Anche le emozioni giocano un ruolo cruciale. Le aziende che creano forti legami emotivi con i consumatori hanno maggiori possibilità di fidelizzazione e passaparola. Così l'autore ci guida verso un approccio più olistico, dove ogni aspetto dell'interazione con il cliente viene curato e considerato come parte integrante dell'offerta. Terzo, il potere del passaparola. Il passaparola è un tema centrale nell'opera di Godin, che sottolinea come le raccomandazioni personali siano uno dei mezzi di marketing più potenti. In un'epoca in cui le persone sono sempre più scettiche nei confronti della pubblicità tradizionale, le raccomandazioni dai propri amici e familiari assumono un peso maggiore. Perché un prodotto o un servizio diventi un argomento di conversazione e venga raccomandato, deve essere percepito come straordinario. Godin ci mostra come il bocca a bocca possa essere potenziato attraverso l'impatto e la creatività. Se un'azienda riesce a creare qualcosa di davvero unico, le persone saranno naturalmente motivate a condividerlo con gli altri. Questo passaparola può innescare un effetto a catena che porta a nuove vendite e ad una crescente notorietà.
Tuttavia, Godin avverte che non basta essere buoni. È fondamentale essere rari e memorabili. La strategia per il passaparola deve quindi includere anche ingredienti come la sorpresa e l'impatto emotivo, in modo che i clienti siano entusiasti di condividere la loro esperienza. Alla fine, il passaparola alimentato da esperienze autentiche e memorabili crea una rete di sostenitori che lavora attivamente per la crescita del brand. Quarto, superare la paura del rischio. La paura del rischio è un tema ricorrente nel libro di Godin che spinge il lettore a mettere in discussione la propria zona di comfort. In un mondo dove la sicurezza è spesso preferita all'innovazione, Godin ci incoraggia a riconoscere che il rischio è un elemento intrinseco del successo. L'autore sostiene che le aziende che cercano di evitare il rischio rischiano di rimanere intrappolate in un ciclo di mediocrità. Per ottenere risultati straordinari è imprescindibile provare nuove strade, fare esperimenti e talvolta fallire. Trovare il coraggio di abbracciare l'incertezza è essenziale per raggiungere un nuovo livello di creatività e innovazione. Godin condivide storie di aziende ed imprenditori che hanno affrontato il rischio e non manenli a edge, nonostante le sfide iniziali, sono riusciti a emergere con successi straordinari. L'accettazione del rischio implica anche una mentalità orientata a lungo periodo, dove i fallimenti vengono visti come opportunità di apprendimento e miglioramento, piuttosto che come finalità. Questo approccio non solo giova ai singoli, ma promuove anche una cultura aziendale che celebra l'innovazione e il coraggio. Creare un ambiente dove il cambiamento e la differenziazione diventano la norma. Infine, l'arte del marketing moderno, secondo Godin, è ben lontana dai tradizionali metodi di promozione. Invece di cercare di vendere a tutti, l'autore ci esorta a individuare e servire una nicchia di mercato specifica. Questo approccio consente di redigere strategie di marketing più mirate, creando messaggi e campagne che risuonano profondamente con il gruppo di clienti scelto. Godin sostiene che il marketing deve essere più autentico e relazionabile. Le aziende devono essere in grado di comunicare il perché dietro alle loro azioni, piuttosto che limitarsi a enfatizzare i vantaggi del prodotto. Questa trasparenza aiuta a costruire fiducia e credibilità nel brand. Inoltre, il marketing moderno richiede un uso sapiente delle tecnologie digitali, che permettono di raggiungere i consumatori in modi personalizzati e misurabili. L'autore sottolinea come i social media, i blog e altre piattaforme hanno rivoluzionato il modo in cui i consumatori interagiscono con i brand, offrendo opportunità per un coinvolgimento diretto e una comunicazione bidirezionale. Costruire relazioni solide con i clienti diventa quindi cruciale e il marketing si trasforma non in una mera vendita, ma in un dialogo attivo e genuino. In conclusione, La mucca viola di Seth Godin è un libro che offre un nuovo modo di pensare al marketing e alla creatività. È particolarmente adatto per imprenditori, professionisti del marketing e chiunque desideri distinguersi nel proprio campo. La sua lettera di incoraggiamento a essere audaci e originali è utile in un'epoca di crescente omogeneità, dove molti possono sentirsi sopraffatti dalle sfide e dal rischio di fallire. Sviluppando un approccio più differenziato e creativamente sostenibile, ognuno di noi può trarre vantaggio dalle idee espresse da Godin. Comprendere l'importanza della differenziazione, creare esperienze memorabili, incentivare il passaparola e accettare il rischio come parte del processo creativo sono insegnamenti che possono trasformare non solo il proprio business, ma anche la propria vita. Coloro che si sentono bloccati o insoddisfatti nelle loro attuali strategie dovrebbero trovare in questo libro l'ispirazione e il coraggio necessari per abbracciare il rischio e l'innovazione. Inoltre, coloro che sono alla ricerca di modi per approcciare il marketing in un'era di cambiamento costante troveranno in Godin un alleato prezioso. La mucca viola non è solo una lettura informativa, ma un vero e proprio manuale di trasformazione che invita alla riflessione e all'azione. Leggerlo può rappresentare un primo passo verso il cambiamento e la realizzazione del potenziale creativo di ciascuno di noi.
Se vuoi supportare Seth Godin, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.